Bentornati! In questo 13° episodio della serie dedicata a Tainted Grail vedremo come dipingere Weird Child, che potremmo tradurre con figlio del fato o del destino. La miniatura in questione ha una figura molto evocativa, con il neonato al centro come punto focale. Seguiremo la stessa linea guida vista negli scorsi video, ovvero una pittura semplice capace di focalizzare l'attenzione su un singolo elemento. Dopo il primer stenderemo i colori base. Creeremo volume con lo shade e daremo importanza ad alcuni elementi con lumeggiature e dettagli. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi episodi e lasciare un like per sostenere la serie. Ma adesso cominciamo! Anche per questa miniatura il primer zenitale ha messo in evidenza senza sforzo le parti illuminate rivolte verso l'alto. Usare i colori base leggermente diluiti sarà utile a lasciar trasparire il lavoro del primer. Il bambino al centro sarà il punto focale e più chiaro dell'intera miniatura. Purtroppo le linee di stampo risultano molto difficili da rimuovere per via della posizione, quindi ho preferito non intervenire per non rovinare il resto. Scegliamo un colore simile alla pelle ma più scuro rispetto a quello usato per il bambino, per dipingere circa metà della superficie. Ho preferito usare un colore più organico per questo elemento, piuttosto che farlo diventare un normale drappo di stoffa. Introduciamo quindi un blu verdastro, da mischiare inizialmente al 50% con il colore appena usato. Lo utilizziamo sull'intero anello del drappo, coprendo la parte frontale che abbiamo tralasciato prima. Come abbiamo visto su Wyrm, possiamo sfumare i colori tra loro se riusciamo ad agire velocemente, altrimenti basterà creare un mezzo tono mischiandoli per poi coprire la linea di stacco, senza essere troppo precisi, ma per rendere naturale e omogeneo il gradiente. Per la parte dietro del drappo usiamo il blu verdastro puro, cercando, come già detto, di usare la consistenza appena diluita in modo da lasciare intravedere le pieghe schiarite dal primer. Se invece opterete per un primer monocromatico nero, vi consiglio di usare i colori più coprenti. Come prima, sfumiamo anche questo stacco, unendo giusto qualche pennellata di Bugsman Glow al blu. Data la grandezza della miniatura in questione, soprattutto in queste fasi, io vi consiglio di usare un pennello grande, con setole morbide come quelli da shade. Dipingiamo anche la parte nascosta e inferiore del drappo per poi sfumare. Con il nero coloriamo l'interno della figura vacua, identificata solo grazie al tessuto che la avvolge. Sfumiamo anche questo stacco con il colore usato poco fa. Passiamo al retro e scegliamo un colore avorio scuro unito ad una punta di nero. Dipingiamo tutta la raggiera di ossa e lasciamo asciugare. Con il nero puro coloriamo la base per staccare ulteriormente la figura sopra e il bambino dal resto. Mischiamo il nero con il 50% di blu verdastro e, come abbiamo già visto, rendiamo omogenea e liscia anche questa sfumatura. Con questo mix scuro coloriamo anche la base, che ho interpretato come fatta di un fumo misterioso. Lasciamo asciugare perfettamente tutti i colori base e passiamo allo shade. Questa volta ne useremo due diversi e in punti specifici della miniatura. Iniziamo con quello per la parte rosata del drappo e per il neonato. Se ne scegliamo uno color cremisi come questo, donerà al drappo l'aspetto di un tessuto quasi muscolare, che metterà in risalto tutte le bellissime venature e le profondità. Lo usiamo anche sul bambino, eliminando l'eccesso con il pennello pulito. Passiamo al retro, per cui scegliamo un colore verdastro scuro molto simile al colore di base usato prima. Applichiamo fino al confine con l'altro shade, per poi sfumarli tra loro con il pennello pulito e leggermente bagnato. In questo modo creeremo un colore intermedio perfetto per quella zona di transizione. A questo punto vi consiglio di aspettare qualche istante prima di applicare lo shade sulla parte delle ossa.
Una volta asciugato completamente nella parte frontale, passiamo al retro, per il quale ho deciso di usare lo stesso colore. Ho voluto usarlo molto abbondante, in modo che riempisse completamente tutti i recessi, rendendoli blu-verdastri come il resto del drappo e evidenziando senza il minimo sforzo tutte le singole ossa. Una tale quantità di shade colerebbe inesorabilmente tutta verso il basso, per questo vi consiglio di lasciare asciugare questa parte tenendo la miniatura in orizzontale, magari appoggiata a qualcosa. Una volta che tutto questo shade sarà asciutto, passiamo quindi a lumeggiature e dettagli. Con un pennello sottile cominciamo a ridare luce al neonato, partendo dal colore di base. Mettiamo in evidenza fronte, naso, guance, braccia e ginocchia, così da esaltarne le parti più voluminose. Creiamo un mix tra il color pelle e l'avorio e ripetiamo quanto fatto prima restringendo ancora l'area colpita. Come sempre, soprattutto in queste occasioni, vi consiglio di creare un colore diluito abbastanza da vedere la tavolozza, ma non troppo da vedere il colore raggrumato tutto alla fine della pennellata. Una volta illuminato il neonato, passiamo a mettere in evidenza alcune linee del drappo, tenendo a mente il punto focale e cercando di creare una specie di raggiera. Per quelle più lontane, anche sfociando leggermente nella parte della sfumatura verdognola, riprendiamo il rosa più scuro, sempre con il pennello sottile. Per dare ancora maggior volume alle ossa, rigorosamente asciutte dopo lo shade, usiamo la tecnica del dry brush, già vista in molti degli scorsi episodi che vi lascio qui sotto in descrizione. Con un colore chiaro e un pennello adatto, dopo aver eliminato l'eccesso su un pezzo di carta assorbente, passiamo velocemente per far uscire la texture. Con il colore nero già usato, scuriamo semplicemente la semisfera al centro. Passiamo ora a migliorare la parte del fumo sulla base, creando un mix tra incubi darkness e avorio, facendo 50 e 50. Mettiamo in risalto i volumi e la parte alta del fumo. Ho poi deciso di introdurre un colore leggermente diverso, ovvero questo violetto, per rendere meno piatto il tutto. Sotto le zone azzurre appena create, segniamo delle linee con il violetto. Lo stacco sarà molto visibile, ma presto lo mitigheremo. Mixiamo quindi violetto e azzurro per creare un tono intermedio e rendere più naturale il passaggio tra i due. Una volta che ci saremo occupati della parte esterna del cerchio di fumo, mischiamo nero e violetto per dare più profondità all'interno, creando un rimando cromatico anche su altre zone della figura, sia davanti che sul retro. Data l'importante quantità di shade che creerà aloni lucidi, vi consiglio di ultimare la miniatura con un protettivo opaco, come sempre. E con questo anche la miniatura di oggi si conclude. Spero che questo video vi sia stato utile, come i precedenti. Se è così e volete aiutarmi per i prossimi progetti, date un'occhiata alla descrizione. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi se ancora non lo avete fatto. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!